im Süden Europas. Ein deutscher Panzerzug an der Riviera. Laufen, treffen Verstärkungen ein. Nella delicata fase precedente l'8 settembre, il SIM fallì però nel compito affidatogli: confondere e quindi dissuadere i tedeschi dall'entrata in forze in Italia. In tal senso, l'incontro del 2 agosto al Lido di Venezia di Amé con Canaris, riportato in tutte le fonti, non ebbe alcuna utilità. Lo stesso Canaris era in Germania nel novero dei possibili futuri traditori. Lo SD-Ausland, il servizio di Himmler parallelo e concorrente dell'Abwehr, vide giusto e segnalò ad Hitler sia le intenzioni armistiziali di Badoglio che il tradimento di Canaris. Questo insuccesso, nonché una certa neutralità di Amé rispetto ai fatti del 25 luglio, spinsero Badoglio a commissariare il SIM e rimetterlo il 20 agosto nelle mani di una vecchia conoscenza, il generale Carboni, che lo guidò sino al 10 settembre, data della sua fuga da Roma. Nei 20 giorni che seguirono, Carboni si concentrò nell'azione antifascista, poiché aumentavano a dismisura le preoccupazioni per un possibile nuovo colpo di Stato, in questo caso di segno contrario a quello di luglio e quindi favorevole a Berlino. Dopo l'8 settembre il SIM si trovò a combattere una battaglia per la sopravvivenza. Parte dei suoi quadri e delle sue sezioni ed uffici andarono in clandestinità nell'Italia occupata, entrando a far parte della Resistenza. Sono 4 gli ufficiali riparati a Bari che si prodigarono nella riorganizzazione del servizio. Già in ottobre il SIM era strutturato su 3, poi 4 sezioni. Venne inoltre trasferita la sede da Bari a Napoli. Aumentarono gli effettivi e si cominciò a tessere nuove reti nell'Italia occupata dai tedeschi. Il colonnello dei carabinieri Ugo Luca era responsabile dell'intelligence della banda Caruso. A Roma vengono a formarsi 2 reti. Tra i suoi capi il colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo e il tenente colonnello Giorgio Ercolani finirono torturati e fucilati alle Fosse Ardeatine. Al momento della liberazione, solo a Roma operavano circa 300 agenti. Un'altra importante rete fu infine posta in essere dal comandante dell'Accademia Militare di Modena, il colonnello Giovanni Duca, che verrà poi catturato e fucilato a Verona. Il SIM inizialmente collaborò con lo Special Operations Executive, SOE, e il Secret Intelligence Service, che ebbero fino alla metà del 1944 una sorta di monopolio nei rapporti con il nostro intelligence. Ciò era dovuto a molteplici fattori. Innanzitutto, gli ufficiali britannici tendevano a trattare i colleghi italiani senza eccessiva superiorità e valorizzandone le azioni di intelligence. Inoltre, Londra privilegiava l'opzione monarchica, condivisa dalla quasi totalità degli ufficiali del SIM. L'OSS, da parte sua, ebbe una politica duplice. Alcuni suoi agenti, in particolare Serge Obolensky e il maggiore André Bourgois, capo della sezione SIM dell'OSS, tendevano a sostenere la linea di evitare ogni collaborazione con la resistenza comunista. Altri, come il maggiore Peter Tompkins e il capitano Max Corvo, privilegiarono i propri rapporti con la resistenza democratica, giungendo a creare un vero e proprio servizio italiano che sostenesse il CLN. Nacque così nel novembre 1943 a Napoli l'organizzazione Resistenza Italiana, posta al comando di Raimondo Craveri, genero di Benedetto Croce. L'organizzazione poté contare su circa 45 agenti di reti operative in Italia settentrionale.
per lo più volontari liberali, repubblicani e azionisti. Con la liberazione di Roma venne operata una profonda riorganizzazione del servizio posto sotto il comando del colonnello Pompeo Agrifoglio. In agosto del 1944 riprese il nome di SIM. Anche la Repubblica Sociale Italiana, dal canto suo, si dotò di un servizio informazioni difesa, SID, da non confondere con l'omonimo servizio che ha operato nella Repubblica del dopoguerra. Il SID della RSI operò attraverso una serie di centri, ad esempio il Delta, quello di Milano, e Sigma, quello di Como, e si occupò per lo più di controspionaggio militare. Era composto da carabinieri che avevano aderito alla Repubblica di Salò e da elementi del riorganizzato esercito della RSI. Il 26 dicembre 1944 la missione militare alleata in Italia indirizzò al Ministero della Guerra una lettera con la quale si stabiliva che i reparti del SIM sarebbero stati ridenominati, per i rapporti con gli alleati, Italian Army Intelligence, sotto il controllo dell'OSS statunitense, ma contemporaneamente fu istituito il 1 gennaio 1945 il Servizio Informazioni Militare presso il Comando Supremo Italiano, che aveva continuato la sua attività indipendentemente dagli alleati. Negli anni del dopoguerra, sotto l'influenza degli specialisti di affari italiani dell'OSS e poi della CIA, agì un'unità di controspionaggio presso il Ministero dell'Interno e diversi uffici presso i principali comandi militari. Il 15 agosto 1946 tutte le attività di controspionaggio furono unificate alle dirette dipendenze dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Nell'ottobre 1948 il generale di artiglieria Giovanni Carlo Re fu designato a guidare l'ufficio I. Nell'aprile 1949 l'ufficio informazioni dello SME passò al neocostituito Servizio Informazioni Forze Armate, SIFAR, composto con personale delle 3 forze armate con l'ingresso dell'Italia nella NATO. Il servizio derivava dal Servizio Informazioni Militari, che aveva operato durante il regime fascista e nel periodo della co-belligeranza fino al 31 dicembre 1945. Nel 1965 fu costituito il SID, che andava a riorganizzare gli uffici centrali del Ministero della Difesa, sostituendo così il SIFAR. La riorganizzazione non impedì però che nei mesi successivi venisse a svilupparsi una campagna stampa volta a denunciare le deviazioni del SIFAR. Il SID cominciò le attività il 1 luglio 1966 sotto la direzione dell'ammiraglio Eugenio Henke. Furono gli anni della cosiddetta strategia della tensione. Il servizio fu coinvolto in lotte intestine fra il suo secondo direttore, il generale Vito Miceli, che nel 1970 aveva sostituito Henke, e il generale Gianadelio Maletti, dal 1971 capo dell'ufficio del controspionaggio, e furono entrambi coinvolti in inchieste giudiziarie. Il SID terminò l'attività nell'autunno del 1977, quando fu soppresso con la riforma dei servizi di intelligence, e le sue funzioni vennero trasferite in gran parte al neocostituito Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, il SISMI. Per concludere, vorrei ricordare alcuni misteri che aleggiano sui servizi segreti del dopoguerra. Mi riferisco, ad esempio, alle stragi di Piazza Fontana, dell'Italicus, di Piazza della Loggia, di Bologna, agli 85 omicidi delle Brigate Rosse, fra cui quello di Aldo Moro, che sono stati attribuiti a gruppi eversivi di destra e di sinistra. Ma davvero questi gruppi hanno agito sotto gli occhi dei vari servizi segreti che si sono succeduti senza avere appoggi? Com'è possibile che le forze dell'ordine che fecero irruzione nel covo delle Brigate Rosse di via Montenevoso non si accorsero del diaframma di cartongesso che nascondeva armi e documenti scoperti 12 anni dopo da un muratore? Possiamo davvero parlare semplicemente di negligenza? Le responsabilità e i crimini del SIM sono oggi note.
Conosceremo forse un giorno anche le responsabilità e i crimini dei servizi segreti del dopoguerra? Per ora restano appunto un segreto.